La vita ci pone continuamente davanti a delle scelte che cambieranno per sempre il nostro futuro, a volte senza che ce ne accorgiamo, altre in modo più evidente. In tutti i casi dobbiamo scegliere una strada tra i tanti bivi che ci si presentano davanti, perché in fondo noi siamo la somma delle nostre scelte e quest'anno io ne ho prese 3 che hanno influenzato in maniera decisamente positiva la mia estate. La prima, scegliere di fare la terza vacanza con questi ragazzi qui. La seconda, comprare questo mezzo. Porca miseria, non mi ricordo più dove ho parcheggiato un bromanto. Eccolo! E la terza, scegliere di raggiungere gli amici non in aereo ma sulle 2 ruote. Questo mi ha permesso di passare la mia estate a spasso per l'Italia, attraverso città, paesaggi pazzeschi e tra esperienze culinarie da incorniciare. Ma cerchiamo di andare in ordine per rendervi partecipi del mio viaggio. Tutto è iniziato in quel di Monza, con la prima tappa verso gli Appennini modenesi. I problemi sono 2. 1, dovrò affrontare il primo sterrato del viaggio, se non che primo sterrato della mia vita. E secondo, che proprio sul passo sono un po' di nuvole incombenti. Speriamo in bene sia per pioggia che per vento. Mi sento rigidissimo! Mi sono letteralmente cagato nelle mutande. Adesso finalmente sono tornato sull'asfalto, ero completamente in mezzo alle nuvole, vento, non ci vedevo niente e lo sterrato che Lucio mi aveva detto facile, col cavolo che era facile. Meno male che ero abituato in mountain bike con il buon Federico. Viaggiando tra paesine e stradine mi sto accorgendo che in Italia siamo i numeri 1 per la presenza di una cosa straordinaria e ne dobbiamo essere molto orgogliosi. Gli autovelox, mannaggia loro. Ah, cambio mezzo di trasporto. Con 2 grandi autisti. A 5 anni di distanza ancora impressionante la situazione nelle zone terremotate. Qui siamo a Visso, dichiarata ancora zona rossa in cui è vietato accedere in case e attività commerciali. Marche, Umbria! Marche, Umbria! Il bello di questa moto è che puoi lasciare la strada principale quando vuoi e ritrovarti letteralmente nel nulla. Questa è la strada che ho fatto, tutto un bello sterratino scorrevole, tutto grazie a un bromanto. Il Molise, ma esiste davvero? Scusa, me lo dai un peperoncino? Uno solo che mi porta fortuna per il viaggio? Documentiamo la porcheria che ha preso Federico.
che cazzo sta andando? Devi uscire di là. La parte della sera bevi e poi all'altra. Tutto bene? Attento, bravo. Casino. Dopo 6 splendidi giorni dovetti lasciare il gruppo, ripresi in mano la moto e intrapresi il viaggio che mi doveva riportare a casa. Pronto per lo sparo? Il mio senso dell'orientamento fa schifo, ma ho trovato il sistema per orientarmi alla grande. Seguo questo cartello e non sbaglio mai. Oggi giornata eroica. Primo obiettivo, portare a casa la pellaccia. Secondo, divertirsi di brutto. Tra l'altro è segnalata talmente bene che è impossibile perdersi. Mi sono perso? Ma diamo la linea all'inviato per le previsioni del tempo. Grossi addensamenti alle spalle non lasciano presagire nulla di buono. C'è anche il lavaggio moto compreso. Che servizio qui in Toscana. Sopravvissuto al temporale, anche se, come potete vedere, mi sa che il peggio deve ancora arrivare. E tra l'altro, proprio lì c'è la mia tenda. In realtà non ho assolutamente idea di dove sia la mia tenda, ma faceva figo dirlo. Ogni bella storia ha il suo lieto fine, ma purtroppo la mia no. E per la seconda volta in un mio viaggio sulle 2 ruote mi ritrovo a piedi. E niente, cose che nel viaggio possono succedere. Adesso speriamo di risolvere e mi farò venire a prendere. È stato un viaggio incredibile, nonostante il finale indimenticabile. Ma forse questo viaggio aveva ancora delle sorprese da darmi, perché ricordati che spesso il finale puoi ancora cambiarlo. Su bene? Monta su, pieghiamo a sinistra.
ultimi 230 km e posso dichiarare finito questo bellissimo viaggio. E come ogni volta che vado in vacanza verso sud, il Po sancisce l'inizio e la fine delle mie vacanze. 4.000 spettacolari chilometri insieme ed ora il viaggio è veramente finito.